Forse non scegliamo dove nascere, ma possiamo scegliere dove far nascere chi amiamo. I miei genitori, per me, hanno scelto Modena, un posto un po' improbabile per una mamma australiana e un papà pugliese. Chi cresce in provincia come me, di solito, ha una strana nostalgia, un misto tra curiosità e voglia di scappare via. Da ragazzo bastavano i film americani e i racconti degli adulti per accendere in me una domanda. Cosa c'è lì fuori, oltre la nebbia della pianura padana? Da adolescente volevo lasciare il segno e per farlo dovevo essere visto. Avrei fatto qualsiasi cosa per essere su un palco come questo davanti a voi oggi. Più occhi avevo addosso, più mi sentivo di esistere. Quella per me ai tempi era la meraviglia, lo sguardo degli altri. L'occasione giusta arrivò poco prima dei 18 anni. Conobbi un ragazzo molto simile a me, ambizioso, determinato, a tratti anche ossessionato. Iniziammo a fare musica insieme. Passavamo giornate intere in cameretta a scrivere canzoni e caricarle online, sognando di diventare famosi. Perché nella mia testa, per qualche motivo, essere famosi suonava molto simile a essere felici. Lo abbiamo voluto così intensamente che nel giro di pochi anni arrivammo in cima alle classifiche. Dischi di platino, tour sold out, ospiti a Sanremo. Quei due ragazzini avevano realizzato il loro sogno. Peccato che nessuno mi avesse spiegato come si gestisce un sogno quando si avvera. Più rincorrevo la fama, meno sentivo la gratitudine. Non era mai abbastanza. Pian piano, intorno a me, cresceva il rumore, casino nella mia testa, casino fuori, fino a coprirmi totalmente. E sotto quel frastuono, a un certo punto, non c'era più la musica, che era il motivo per cui ero lì, ma un baratro. Ed è di quello che voglio parlarvi oggi. Per quelli come me, ai tempi, Hollywood era la trappola perfetta. Un posto dove ti dicono che tutto è possibile. Ma la vera domanda è: a che prezzo? Andai a vivere via dell'Italia e iniziai a frequentare questo mondo assurdo di superstar, dove tutti fingono di essere felici e quasi nessuno lo è veramente. Io in primis, ovviamente. Continuavo sempre a confrontarmi con chi avevo davanti, a guardare i numeri, contare i soldi, i mi piace, le visualizzazioni, e cercavo di trovare il mio valore umano in essi. Non era mai abbastanza. Ogni vittoria, piccola o grande, durava solo un istante e poi di nuovo vuoto. In quel vuoto ho iniziato a cercare altro. Emozioni più forti, stimoli più violenti. Continuavo sempre a spingermi oltre il mio limite, solo per sentirmi vivo. Fu così che iniziai a sperimentare con le droghe. Spoiler, non è stata un'idea geniale. Non lo facevo per divertimento, ma per cercare di anestetizzare quel sentimento di sentirmi inferiore, di sopprimere il dolore di non sentirmi mai all'altezza. Online, in pubblico, tutto gridava al successo, ma dietro ero perso. Un attore in un film, il mio film, nel quale non volevo più recitare. Nel mondo dello spettacolo impari col tempo che la meraviglia ha due facce. Una, davanti alla telecamera, è perfetta, è truccata, è seducente. L'altra, dietro, quando si spengono i riflettori, è fragile, è piena di crepe, di cicatrici. Più andavo avanti e più mi sentivo un fantasma.
c'erano bugie così belle che sembravano poesie. E poi c'erano verità scomode che nessuno voleva ascoltare. In America ho conosciuto da vicino i miei idoli, le persone che ammiravo. E ho visto in prima persona la loro solitudine, l'avidità, la depressione, un'umanità in fuga da se stessa. E io ero diventato proprio come loro, se non peggio. Il punto più basso della mia vita è stato quando, in preda a un delirio di sostanze, non ho dormito per una settimana e sono finito per strada in un parcheggio di Los Angeles, completamente nudo. Una persona mi diede un accappatoio per coprirmi. Avevo scavato il fondo e l'avevo fatto da solo, io con le mie stesse mani. Io che ero cresciuto nella semplicità di Modena, una chitarra, un pallone da calcio e 4 amici di sempre, ero diventato uno scheletro di me stesso, vuoto e incapace di provare emozioni. Fu allora, in quel momento lì, che mio fratello venne dall'altra parte del mondo. Lui era in Australia, fece scalo a Londra per prendere il passaporto e poi venne in America apposta solo per prendermi dalla strada, raccogliermi quando ero a pezzi, quando ero a terra. Mi ha trovato, mi ha preso, più o meno di forza, e mi ha riportato a casa. E mi ha ricordato chi ero veramente. Fu grazie a lui, e purtroppo soprattutto alle sue lacrime, che mi resi conto che non solo stavo distruggendo me stesso, perché nella mia testa dicevo, quelli sono cazzi miei, se distruggo me stesso. No, stavo distruggendo anche le persone che amavo. Fu allora che decisi di cambiare direzione. Il 19 giugno 2022 ho scelto la sobrietà, 1245 giorni fa. Ho rimesso al centro la salute mentale e fisica, la ricerca graduale dell'equilibrio tra sedute di psicoterapia e allenamenti. E ho capito che la felicità non si conquista, si coltiva. E ho iniziato a vederla nelle piccole cose, quelle che prima prendevo per scontato. Nell'amore silenzioso ma sempre presente dei miei genitori. Il mio papà, nonostante sia in sedia a rotelle con la sclerosi multipla e ha difficoltà a muoversi, comunque insisteva per prepararmi a colazione la mattina e farmi le uova sode. Nelle grigliate al parco con i vecchi amici, nelle domeniche lente e un po' noiose, che però sanno di casa. Avevo alzato il volume della mia vita così tanto da sentire solo rumore, rumore e rumore. E ora, nel silenzio, avevo ritrovato quello che stavo cercando. Le meraviglie minuscole, quelle con la M piccola piccola, invisibili agli occhi distratti, ma immense per chi riesce a guardarle, per chi impara a guardarle. Poi ho conosciuto mia moglie nella mia città e grazie a lei un mese fa è nata nostra figlia. E quando penso alla meraviglia, oggi penso a loro. Non so dove troverete la vostra, ma potreste scoprire che è proprio lì dove meno ve lo aspettate. Io la mia l'ho trovata in campagna, vicino a Modena, fuori dal rumore. Lì scrivo canzoni, ho appena iniziato a scrivere un libro, scrivo storie. Alcune piaceranno e altre no. Alcune forse, se sono abbastanza bravo, se sono fortunato, avranno successo, altre no. E va bene così, perché un tempo avrei passato la giornata a leggere ogni singolo commento, a guardare ogni singola opinione di ognuno. Oggi invece sono troppo occupato a cambiare pannolini.
Forse non scegliamo dove nascere, ma possiamo scegliere dove far nascere chi amiamo. E io e Greta, per nostra figlia Atena, abbiamo scelto Modena. E non solo perché a Modena si mangia meglio che altrove, ma perché so come ci si sente a vivere in un mondo che alza il volume così tanto da non sentire più niente. E io voglio che lei cresca in un luogo dove può ascoltare il silenzio tra un pensiero e l'altro. Un posto un po' improbabile per chi ha vagato il mondo in lungo e in largo in cerca di meraviglia e alla fine l'ha trovata proprio dove era partito, a casa. Grazie.